Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andiamo a realizzare questo unicorno. Per fare questo amigurumi ci servirà del cotone bianco, circa un 100 grammi per essere sicuri che ci basti, e del cotone colorato. Io userò questi tre colori per fare la criniera, invece questo viola per fare il corno. Poi naturalmente voi potete usare i colori che preferite. Un uncinetto numero 3, un marcapunti, degli occhietti, un ago da lana e dell'imbottitura. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Iniziamo andando a lavorare la testa, quindi prendo il filo bianco e vado a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico di 6 maglie basse, vado a chiuderlo e vado a fare 6 aumenti consecutivi, quindi in ogni maglia vado a fare un aumento per un totale di 12 maglie basse. Quindi entro qui nella prima maglia, faccio una maglia bassa, prendo il marcapunti, lo posiziono, scusate se non si vede benissimo, ma bianco con bianco, vedete? E adesso nella stessa maglia che ho lavorato prima vado a fare un'altra maglia bassa, e così ho fatto il mio primo aumento. Adesso vado a lavorare 2 maglie basse in ogni maglia per un totale di 12 maglie basse. Finito il giro di 12 maglie basse, vado a fare una maglia bassa e in aumento. Quindi prima maglia, faccio una maglia bassa e rimetto il marcapunti per segnare sempre l'inizio del giro. Nella maglia successiva vado a fare un aumento, poi una maglia, nella maglia successiva un aumento, così per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Finita anche questo giro, tolgo il marcapunti e vado a fare una maglia bassa nella prima maglia e inserisco subito il marcapunti. In questo giro dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e un aumento. La prima maglia bassa l'abbiamo fatta, quindi vado a fare la seconda maglia bassa e nella maglia successiva un aumento, 2 maglie basse e un aumento, così per tutto il giro fino a ottenere un totale di 24 maglie basse. Proseguiamo con gli aumenti, andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento, quindi come sempre la prima maglia lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo subito il marcapunti, 1, 2, 3 e adesso andiamo a fare un aumento, 1, 2, 3 e aumento. Lavoro così per tutto il giro per un totale di 30 maglie basse. Adesso vado a fare 4 maglie basse e un aumento, maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 36 maglie basse. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti e facciamo 5 maglie basse e un aumento, 2, 3, 4, 5 e adesso l'aumento, 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 42 maglie basse. Una volta finiti i giri di aumenti andiamo a fare 8 giri di 48 maglie basse.
Come sempre la prima maglia la marchiamo e adesso proseguiamo così lavorando le maglie basse come si presentano per 8 giri. Una volta finiti i 6 giri di maglie basse andiamo a proseguire nuovamente facendo aumenti. Quindi cosa facciamo? Adesso andiamo a fare 6 maglie basse e un aumento. Come sempre la prima maglia la marchiamo perché è l'inizio del giro. Quindi andiamo a fare le 6 maglie basse e l'aumento. 6 maglie basse e un altro aumento. E arrivo a fine giro con un totale di 48 maglie basse. Finito il giro con 6 maglie basse e un aumento, andiamo a fare 7 maglie basse e un aumento. 7 maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 54 maglie basse. Come sempre dobbiamo ripetere 7 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Una volta finito anche questo giro andiamo a fare 8 maglie basse e un aumento. 8 maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 60 maglie basse. Di fate 8 maglie basse e un aumento, proseguo per tutto il giro facendo 8 maglie basse e un aumento. Fatto anche l'ultimo giro di aumenti, adesso andiamo a fare 12 giri di maglie basse, quindi andiamo a lavorare 12 giri di 60 maglie basse. Una volta finite anche i 12 giri di maglie basse andiamo e proseguiamo facendo le diminuzioni, quindi andiamo a fare 8 maglie basse e una diminuzione. Prima maglia appena fatta e adesso andiamo a fare le restanti 7. Otto maglie basse e adesso facciamo la diminuzione. E proseguiamo per tutto il giro facendo 8 maglie basse e una diminuzione per un totale di 54 maglie basse. Proseguiamo facendo 7 maglie basse e una diminuzione. 7 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro per un totale di 48 maglie basse. Abbiamo fatto quindi 7 maglie basse e una diminuzione, adesso proseguiamo facendo 7 maglie basse e una diminuzione, 7 maglie basse e una diminuzione fino ad arrivare a fine giro. Siccome ormai avete capito comunque come bisogna aumentare e diminuire, vi faccio vedere i giri che bisogna fare perché alla fine sono uguali. Quindi noi abbiamo già fatto 8 maglie basse e una diminuzione per 6 volte per un totale di 54 maglie basse. Poi abbiamo fatto 7 maglie basse e una diminuzione sempre per 6 volte per un totale di 48 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo 6 maglie basse e una diminuzione, 5 maglie basse e una diminuzione, 4 maglie basse e una diminuzione,
3 maglie basse una diminuzione e 2 maglie basse una diminuzione, sempre per 6 volte, quindi per tutto il giro, e sono rispettivamente 42, 36, 30, 24 e 18 maglie. Finito anche il giro di 2 maglie basse e una diminuzione, questo è come si presenta il lavoro. Adesso dobbiamo andare a inserire gli occhietti, quindi vado a imbottirlo leggermente all'inizio, quindi a imbottire qui bene il muso in modo da averlo un pochettino più sostenuto e che mi faciliti poi il lavoro di inserire e posizionare gli occhietti. Ok, imbottito un pochettino, vedete che qui c'è il muso e qui c'è poi la testa, qui riprendono gli aumenti, quindi io vado a inserire l'occhietto qui nel primo giro di aumenti. In questo modo, e poi vado naturalmente dopo a bloccarlo. Posiziono prima tutti e due gli occhietti prima di bloccarli in modo da vedere bene poi come esce. Vado a sistemare anche l'altro occhietto, li metto a una distanza abbastanza grande perché il cavallo e l'unicorno hanno gli occhi laterali. Gli occhietti li sistemate alla distanza che preferite e nel modo in cui preferite. Ok, adesso che abbiamo sistemato gli occhietti possiamo continuare a imbottire il lavoro, quindi andiamo a imbottire completamente la testa per poi andare a chiuderla. Una volta imbottita completamente la nostra testa andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione. Una maglia bassa, mettiamo il marcapunti e adesso una diminuzione, così per tutto il giro fino ad arrivare a un totale di 12 maglie basse. Fatto anche per l'ultimo giro dobbiamo andare a fare l'ultimo giro, che sono 6 diminuzioni consecutive per poi avere un totale di 6 maglie basse. Quindi adesso andiamo a fare le 6 diminuzioni, se volete potete mettere qui nella prima diminuzione il marcapunti, se no contate e quando arrivate alle 6 a aver fatto le 6 diminuzioni fate una maglia bassissima e chiudete il lavoro con una catenella. Fatti le 6 diminuzioni, entro in una maglia, faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. Adesso devo andare a cucire questo buchino che si è formato, diciamo qua vado a chiuderlo e poi ho concluso. Questo mini buchino lo chiudo con l'ago, vado a cucirlo in questo modo giusto per bloccarlo e tenerlo chiuso, e poi disperdo il filo qui all'interno della lavorazione. In questo modo, vedete?
qui posso andare a tagliare il filo. E la testa è conclusa. Adesso andiamo a realizzare il corpo. Anche per fare il corpo iniziamo con un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico lo chiudiamo e andiamo a fare 6 aumenti consecutivi per un totale poi di 12 maglie basse. Come sempre, una volta fatta la prima maglia del giro, inserisco il marcapunti e proseguo finendo il primo aumento. Finito il giro di aumenti, tolgo i marcapunti e vado a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. La prima maglia bassa è già fatta, è già marcata. Adesso vado a fare l'aumento, di nuovo una maglia bassa e adesso un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Adesso dobbiamo andare a aumentare progressivamente, quindi noi abbiamo già fatto l'anello magico di 6 maglie basse e 6 aumenti consecutivi, una maglia bassa e un aumento. Adesso proseguiamo facendo 2 maglie basse e un aumento, sempre per tutto il giro, 3 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse e un aumento, 5 maglie basse e un aumento, 6 maglie basse e un aumento e 7 maglie basse e un aumento. Questi 18, 24, 30, 36, 42, 48 e 54 sono i numeri di maglie che noi troviamo ogni fine giro. Una volta realizzati tutti gli aumenti, l'ultimo giro è di 7 maglie basse e un aumento, quindi per un totale di 54 maglie basse. Adesso andiamo a fare 14 giri di 57 maglie basse, quindi andiamo a lavorare le maglie così come si presentano. Questo è il risultato una volta fatti i 14 giri di maglie basse. Adesso iniziamo con le diminuzioni, quindi facciamo la prima diminuzione nel primo giro e facciamo 7 maglie basse e una diminuzione. Sette maglie basse e una diminuzione per tutto il giro per un totale di 48 maglie basse. Una volta finito il primo giro di diminuzioni andiamo a fare un giro di 48 maglie basse, quindi lavoriamo questo giro con le maglie così come si presentano. Adesso dobbiamo proseguire facendo giri di diminuzioni alternati a giri di maglie basse. Noi abbiamo già fatto 7 maglie basse, una diminuzione e un giro di 48 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo 6 maglie basse, una diminuzione e poi un giro di 42 maglie basse, 5 maglie basse, una diminuzione e un giro di 36 maglie basse, 4 maglie basse, una diminuzione, un giro di 30 maglie basse, 3 maglie basse, una diminuzione, un giro di 24 maglie basse, 2 maglie basse, una diminuzione e un giro di 18 maglie basse. Una volta concluso questo giro, fate nella maglia successiva una maglia bassissima, una catenella e tagliate il filo abbastanza lunghetto che poi ci servirà per andare a cucire. Questi messi tra parentesi sono il numero di catenelle che troverete a fine giro.
Questo è il risultato finale del corpo, potete imbottirlo subito oppure imbottirlo in un secondo momento quando poi si andrà a cucire l'amigurumi. Adesso dobbiamo andare a realizzare le orecchie. Questa è una volta che dovremo andare a cucirla la dobbiamo piegare in questo modo. Adesso vi faccio vedere come realizzare l'altra. Iniziamo sempre con un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico andiamo a chiuderlo e andiamo a fare 6 maglie basse, quindi facciamo un giro con le maglie così come si presentano. Io in questo primo giro non andrò a inserire i marcapunti perché andrò a contare quante maglie basse faccio in modo e poi so qual è l'inizio e la fine del giro. Dal giro successivo inizierò a mettere maglie basse, quindi adesso scusatemi, inizierò a mettere i marcapunti, non le maglie basse. Adesso vado a fare le 6 maglie basse. 2 3 4 5 e uno 6. Adesso dobbiamo andare a fare una maglia bassa e un aumento. Prima maglia bassa e mi inserisco il marcapunti. Adesso nella maglia successiva l'aumento e faccio una maglia bassa e un aumento per tutto il giro e a fine giro avrò un totale di 9 maglie basse. Adesso vado a fare 2 maglie basse e un aumento. Due maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 12 maglie basse. Adesso faccio 3 maglie basse e un aumento. Come sempre la prima maglia la andiamo a marcare. Tre maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 15 maglie basse. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti e facciamo 4 maglie basse e un aumento. Quattro maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Finito questo giro dobbiamo andare a fare 9 giri di 18 maglie basse, quindi facciamo 9 giri lavorando le maglie così come si presentano. Una volta finiti i 9 giri fate una maglia bassissima, una catenella e tagliate il filo lungo per andare a cucire. Queste sono le orecchie finite, adesso andiamo a fare le braccia. Iniziamo con il viola e iniziamo come tutti i lavori con un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico chiudiamo e andiamo a fare 6 aumenti consecutivi per un totale di 12 maglie basse. Nella prima maglia come sempre vado e inserisco il marcapunti.
Adesso vado a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Nel giro successivo vado a fare 2 maglie basse e un aumento, due maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse. Finito questo giro, tolgo il marcapunti, faccio una prima maglia e rimetto il marcapunti, e adesso devo andare a lavorare le maglie così come si presentano per 4 giri, quindi vado a lavorare 4 giri di 24 maglie basse. Una volta fatti 4 giri di maglie basse faccio un giro con diminuzioni, quindi vado a fare 2 maglie basse e una diminuzione. 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Adesso vado a fare un giro di 18 maglie basse, sarà l'ultimo giro che andremo a fare con il viola. Finito anche questo giro dobbiamo andare a fare 16 giri di 18 maglie basse, però con il bianco, quindi adesso dobbiamo andare a cambiare il filo. Tolgo il marcapunti, vado a fare qui nella prima maglia una mezza maglia bassa, la lascio in questo modo, il filo lo porto dietro e lo blocco sotto l'indice, prendo il bianco e lo blocco così sotto l'indice, e adesso chiudo la maglia bassa con il bianco e qui inserisco subito il marcapunti. Adesso vado a lavorare le due codine, quindi quella del bianco e quella del viola, insieme alla maglia bassa, e adesso proseguo così lavorando quindi con il bianco 16 giri. Una volta che abbiamo bloccato abbastanza bene le due codine, le mettiamo da parte e proseguiamo lavorando maglie basse. Finiti i 16 giri di maglie basse vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lungo per poi andarlo a cucire. Questo è il braccio finito, a noi ce ne serve un altro identico, quindi in totale saranno 2. Adesso andiamo a realizzare le gambe, sono molto simili alle braccia, soltanto rimangono un pochettino più grandi. Come sempre iniziamo facendo un anello magico di 6 maglie basse, 6 aumenti consecutivi, e a fine giro avremo un totale di 12 maglie basse. A questo punto andiamo a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Nel prossimo giro andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento, due maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse. Adesso facciamo 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 30 maglie basse.
Finito questo giro di aumenti andiamo a fare 5 giri di maglie basse, quindi andiamo a lavorare 5 giri di 30 maglie basse. Finiti i 5 giri di maglie basse andiamo a fare un giro di diminuzioni e facciamo 3 maglie basse e una diminuzione, 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro, per un totale di 24 maglie basse. Finito il giro di diminuzioni vado a fare un giro di 24 maglie basse ed è questo l'ultimo giro che facciamo con il filato viola. Dal giro successivo cambiamo colore. Finito anche quest'ultimo giro in viola dobbiamo andare a lavorare 14 giri di maglie basse, però dobbiamo andarle a lavorare in bianco, quindi prendiamo nuovamente il nostro filo e, come vi ho fatto vedere prima, lo andiamo a posizionare per andare a lavorare. Ricordatevi di marcare subito la prima maglia. Adesso blocchiamo un pochettino i fili e poi proseguiamo normalmente a lavorare i 14 giri di maglie basse. Una volta finiti i 14 giri di maglie basse vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto per poi andare a cucire. Questa è una gamba finita e questa è la seconda. Il procedimento è identico. Adesso andiamo a fare il corno. Io lo andrò a fare bianco, ma voi lo potete fare tranquillamente colorato. Come sempre inizio facendo un anello magico di 6 maglie basse. Adesso vado a fare 6 maglie, quindi vado a lavorare le maglie così come si presentano. In questo primo giro non metto il marcapunti perché vado direttamente a contare. Finite le 6 maglie vado a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, per un totale di 9 maglie basse. Finito il giro vado a fare un giro di maglie basse, quindi vado a lavorare 9 maglie basse. Finito il giro vado a fare 2 maglie basse e un aumento. Come sempre la prima maglia la marchiamo. Due maglie basse e un aumento per tutto il giro, per un totale di 12 maglie basse. Finito questo giro vado a fare un giro di 12 maglie basse. Finito il giro di 12 maglie basse vado a fare 3 maglie basse e un aumento.
3 maglie basse e un aumento per un totale di 15 maglie basse. Adesso vado a fare un giro di 15 maglie basse, fatto anche questo giro vado a fare 4 maglie basse e un aumento. Quattro maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Finito quest'ultimo giro di aumenti vado a fare 5 giri di 18 maglie basse. Una volta conclusi i 5 giri faccio una maglia bassissima, una catenella e vado a tagliare il filo. Questo è il corno concluso. Adesso possiamo andare a fare la criniera e la coda. Prima di proseguire a fare la criniera e la coda andiamo a imbottire e cucire tutti i pezzi. L'unica parte del nostro unicorno che non vanno imbottite sono le orecchie, quelle non le dovete imbottire, tutte le altre parti sì. Una volta che il corpo è imbottito dobbiamo andare a cucire la testa assieme al corpo e la posizioniamo così, in questo modo. Non vi farò vedere proprio come cucirla, ma ho fatto un video dedicato proprio a quello, ve lo lascio giù nella descrizione, quindi se avete dubbi o non sapete come andare a cucire andate a vedere quel video. Attaccata la testa al corpo andiamo a attaccare le gambe, quindi posizioniamo il nostro amigurumi dritto e li andiamo a mettere in questa posizione, così, e li andiamo a cucire. Adesso dobbiamo andare a cucire così, qua in questo punto, il braccio, quindi chiuderlo, e dobbiamo andarlo a posizionare qui in questo modo, così, sia uno che l'altro. Io qui nella parte finale non l'ho imbottito, l'ho lasciato un pochettino vuoto in modo da facilitarmi la chiusura. Una volta attaccate anche le braccia è il momento delle orecchie, quindi come ho detto anche prima le orecchie le andate prima a cucire così, in questo modo, quindi qua, e poi le andate a posizionare qui ai lati della testa, prima uno e poi l'altra. Una volta posizionate anche le orecchie, il corno imbottitelo, io non l'ho ancora fatto, le orecchie non vanno imbottite, vanno schiacciate così e poi cucite. Il corno lo mettete qui al centro. Poi una volta cucito tutto andiamo a vedere come fare la criniera. Questo è il risultato una volta finito di cucire il nostro amigurumi. Adesso dobbiamo andare a fargli le narici e successivamente gli andiamo a fare qui la criniera e la coda. Adesso vi faccio vedere come fare le narici e poi criniera e coda. Per fare le narici ci servirà del cotone colorato, un pochettino, un filo, e andiamo a entrare qui da sotto il muso e ci spostiamo poi da un lato e usciamo qui più o meno a questa altezza qua, anzi meglio, quindi alla seconda riga partendo dal centro. Qui sotto lasciamo un pezzettino di filo, ok, in questo modo. Adesso qua scendo di 2 maglie e poi passo dall'altra parte alla stessa altezza, esco per fare la seconda narice. Non tirate tantissimo, mi raccomando. Adesso come prima scendo di 2 maglie e adesso a questo punto vado a disperdere il filo nella lavorazione, non tiro tantissimo. In questo modo le 2 narici sono fatte. Qua adesso posso prendere e tagliare i 2 fili. Adesso dobbiamo andare a fare la criniera e la coda. Praticamente il procedimento è uguale, cambiano soltanto il numero di catenelle che abbiamo, quindi io vi farò vedere come realizzare un pezzo della coda e voi dovrete poi fare allo stesso modo la criniera, soltanto aumentando le catenelle iniziali.
Allora, per la coda io andrò a fare 5 pezzi di questi che sono più piccolini. Naturalmente voi potete farne 3 o 5, comunque dipende da voi, dal vostro gusto e dal vostro amigurumi. Io ne andrò a fare 5. Invece per la criniera potete farne 15-20, dipende sempre da quanti ne volete mettere, da quanto folta volete la criniera. Io penso che ne andrò a fare sui 20, poi naturalmente vedete poi come andate a cucirli qui e vedete se ne dovete fare di più o di meno. Io vi do comunque un numero indicativo che va da gusto a gusto e quindi può essere diverso nel mio amigurumi e nel vostro. Iniziamo avviando una catenella. Qui lasciamo un pochettino di filo perché poi ci servirà per andare a cucire la nostra criniera e la nostra coda. Quindi avvio, faccio il mio nodino per avviare la catenella, eccolo qua, e adesso faccio 20 catenelle. Una volta realizzate le 20 catenelle, vi avvicino così adesso vedete meglio, ne faccio 2 in più. Queste 2 in più sono per la maglia alta, quindi nella terza catenella, in questa, vado a fare una maglia alta. Nella catenella successiva vado a fare un aumento, quindi faccio 2 maglie alte nella stessa catenella, una maglia alta, 2 maglie alte. Nella maglia successiva faccio una maglia alta, in quella successiva ancora faccio un aumento, nella maglia successiva faccio una maglia alta, in quella successiva ancora di nuovo un aumento. Quindi lavoro tutte le catenelle facendo una maglia alta e un aumento, una maglia alta e un aumento fino alla fine del giro. Arrivati a fine giro vi faccio vedere come andare a chiudere. Una volta finito tutto le nostre catenelle siamo arrivati a questo punto, quindi abbiamo fatto l'ultimo aumento, le ultime maglie alte. A questo punto faccio una catenella e vado a tagliare il filo. E abbiamo finito un altro pezzo della coda. Adesso di questi, come vi ho detto prima, dobbiamo andarne a farne 3 o 4, dipende comunque da quanto volete folta la coda, da quanto volete folta la criniera. Della criniera io ho avviato 35 catenelle. Poi voi potete naturalmente farla più lunga o più corta, anche con la coda, e il procedimento è sempre lo stesso. Ho iniziato facendo una maglia alta, poi un aumento, una maglia alta e poi un aumento, quindi l'unica cosa che cambia tra questo e questo è il numero di catenelle avviate all'inizio, qua 20 e qua 35. Questo è l'amigurumi quasi finito. Io, come potete vedere, ho già attaccato la coda e la criniera. Adesso vi faccio vedere come attaccare i pezzi. È uguale sia per la criniera che per la coda, quindi lo andiamo a posizionare nel punto desiderato, nel mio caso qua, e con l'uncinetto prendo qui una maglia e faccio passare il filo all'interno senza rovinare il filo, come ho appena fatto. Ok, un filo passato, prendo un'altra maglia e faccio passare anche l'altro filo. A questo punto vado a fare 2 nodi. Voi potete o cucire direttamente oppure fare i nodi come sto facendo io, un nodo e il secondo. Adesso invece prendo l'ago da lana, infilo il filo all'interno della sua asola, in questo modo, e vado a disperdere il filo all'interno della lavorazione, sia per questo che per quest'altro, e poi vado a tagliare i fili. Questo è l'amigurumi una volta finito.
come potete vedere, la criniera e la coda. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi, così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!